Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo oroscopo astrologico, ma anche esoterico, dove l'intreccio delle energie planetarie celesti, dove manifestano l'energia in un determinato settore del segno, si intreccia ai raggi di espansione di esoterismo. Sono delle energie in più che ci vengono donate e possiamo utilizzarle segno per segno. Chiaramente i governatori associati ai raggi per aiutarci nelle nostre faccende quotidiane. Se hai il Sole, Luna e Ascendente, diciamo nel segno della Vergine, dove faremo questo oroscopo del mese di maggio 2025, presta particolare attenzione perché nasconde anche un messaggio di profondità per l'anima. E ora per questo che l'ho chiamato oroscopo integrato. È un mix fra astrologia, esoterismo e anche metafisica, spirituale ovviamente. Passiamo per Termico della Vergine, come sarà il tuo maggio 2025. Vediamo che maggio porta tanta riflessione molto profonda e nuove consapevolezze con pianeti che stimolano la trasformazione, la comunicazione profonda e il rinnovamento delle relazioni intime. Le energie planetarie ti invitano a passare all'azione, ma anche a esplorare il lato nascosto delle tue esperienze. Esotericamente parlando, la Luna è il tuo governatore, diciamo, esoterico, ma la Luna non è un pianeta sacro, è un satellite, sempre esotericamente parlando, che compie proprio la missione dell'anima, mentre Mercurio, il tuo governatore planetario, è associato al raggio bianco, al quarto raggio, quindi apporta un'intelligenza creativa, ma per la risoluzione, diciamo, dei conflitti. Questo raggio del tuo governatore planetario Mercurio è associato anche spiritualmente alla fratellanza bianca di Luxor, il maestro Serafis Bey e diciamo il raggio bianco che porta, come dire, tutto lo spettro dei colori, un raggio molto potente a cui possiamo rivolgerci nel caso di depressione, di fallimenti finanziari, ma per l'ascensione e la liberazione dei nostri veicoli inferiori, quindi anche a livello di guarigione e quant'altro, basta solo invocare perché i maestri ascesi, gli angeli e gli arcangeli, come dire, rispettano il libero arbitrio e quindi non intervengono nella nostra vita se non li autorizziamo ad intervenire. L'arcangelo del raggio bianco è proprio l'arcangelo Gabriele, l'arcangelo dell'Annunciazione, ma hai anche due raggi di manifestazione che sono associati proprio al tuo segno, amico della Vergine. È il secondo raggio che viene espanso da Giove, quindi il raggio della saggezza, dell'illuminazione, dell'apprendimento, e anche il sesto raggio che è associato alla pace, alla serenità, all'abbondanza, alla prosperità ed è l'arcangelo Uriel in questo raggio, ma è anche il raggio, diciamo, della devozione, dell'idealismo e della guarigione attraverso la fede. Mentre il secondo raggio, l'arcangelo espanso da Giove, l'arcangelo è Giofiel. Quindi in questo caso puoi chiamare questi arcangeli e avere il loro aiuto anche per, come dire, adempiere ai doveri della tua vita, il servizio, ma anche il servizio dell'anima, come è dato dal tuo governatore, la Luna, che è tuo governatore esoterico. E ora passiamo alle fasi celesti abbinate dove manifestano, diciamo, la loro energia. Il Sole in Toro nella prima parte del mese, infatti il 21 passerà
nel segno dei Gemelli, mentre nella prima parte, fino al 21, stimola il desiderio di espandere la tua conoscenza, di esplorare nuovi orizzonti, porta l'accento proprio su viaggi fisici, ma non solo fisici, ma possono essere anche mentali, spirituali e intellettuali, quindi anche il rapporto con il lontano, gli studi superiori, nel senso, diciamo, generico del termine. Può essere anche un master universitario se devi aggiungere delle competenze e quindi devi aggiungere un valore aggiunto alla tua, diciamo, alla tua personalità, alla tua identità ed è un periodo particolarmente favorevole. Mentre il sole che rappresenta proprio l'essenza divina, il cuore del sole in quanto governatore del sole, quindi nel domicilio del leone, ha anche questo influsso con questo passaggio del sole in toro e diciamo ti aiuta un po' a illuminare la verità, diciamo nascosta per quanto riguarda le tue questioni anche nel lavoro quotidiano e quant'altro. Mentre il Sole in Gemelli, quando passerà il 21 maggio, ci sarà proprio Mercurio, quindi ci sarà ancora il raggio bianco dell'ascensione, della liberazione anche in questo periodo, dove la mente sarà particolarmente, diciamo, attiva, stimolata anche dalla curiosità e dalla voglia di apprendimento. E ora passiamo a Giove che transita proprio nel segno, diciamo, dei gemelli. Giove porta una grande energia, diciamo, nella tua carriera e nella costruzione di un'immagine pubblica molto forte, quindi un valore aggiunto alla tua identità. Potresti essere pronto proprio a crescere professionalmente, avere un avanzamento, un cambiamento molto positivo ed esplorando proprio anche delle nuove opportunità di leadership. Esotericamente parlando, Giove espande, come dire, il secondo raggio che va a, come dire, in un certo qual senso ad aumentare la potenza dell'espansione. Infatti, ti ho detto prima che i tuoi raggi di espansione sono proprio il secondo raggio e il sesto raggio, secondo raggio di Giove, quindi il raggio della saggezza, dell'illuminazione, dell'apprendimento e si enfatizza con questo raggio, il secondo raggio, la crescita proprio attraverso la saggezza e anche l'amore. È il momento di sviluppare proprio un'azione guidata dall'intelligenza creativa del tuo governatore planetario Mercurio per perseguire degli obiettivi un po' più alti nel mondo del lavoro, ma anche obiettivi anche a livello spirituale come missione anche dell'anima al servizio. E ora passiamo a Saturno in pesci che fino al 30 transita nel segno dei pesci, mentre verso fine mese il 30 entra nel segno dell'Ariete, apportando proprio un nuovo inizio di ciclo animico a livello un po' più elevato. Ma fino al 30 Saturno in pesci astrologicamente stimola la riflessione proprio sulle relazioni e le dinamiche che richiedono una maggiore responsabilità emotiva. Mentre a partire dal 30 maggio il transito di Saturno in Ariete sposterà proprio l'attenzione sulle trasformazioni profonde e sulle alleanze più intime, mentre esotericamente parlando, diciamo, Saturno è associato al terzo raggio dell'amore rosa incondizionato e infonde proprio la necessità di affrontare delle sfide emotive con disciplina
e una completa evoluzione spirituale con il passaggio del transito in Ariete. Ma Saturno proprio apporta anche un'intelligenza pratica come energia, soprattutto quando sarà in Ariete, un'intelligenza creativa capace di aiutarti a trovare delle strategie vincenti per trovare la risoluzione nelle questioni, diciamo, della quotidianità, nel lavoro, quindi trovare strategie vincenti per essere vincente tu stesso, proprio nel tuo successo personale. E ora passiamo a Nettuno in Ariete e Venere in Ariete. Nettuno e Venere astrologicamente portano una forte spinta verso il cambiamento e la trasformazione nelle relazioni intime e nei legami anche emozionali. Quindi una trasformazione profonda anche delle finanze condivise, se hai dei soldi o degli investimenti, entra in campo proprio questa energia. Venere addolcisce un attimino anche le relazioni che sono, come dire, in simbiosi con magari con le persone con cui condividi queste risorse, apporta un tono, diciamo, di dolcezza, di grazia, e Nettuno dà proprio questa intuizione di riuscire come dire, a combinare le cose insieme, sia di Nettuno che attraverso l'intuizione, e Venere attraverso, diciamo, la dolcezza, la grazia, l'adattabilità di Venere, per riuscire a trasformare queste risorse condivise e uscirne anche vincitore, ma si basano anche sulle trasformazioni emotive, in un certo qual senso favorendo la guarigione. Mentre esotericamente parlando, Nettuno emana, è associato al sesto raggio, è il tuo raggio proprio di espansione, questo raggio che ne ho parlato poco fa, che dove tu puoi attingere è il raggio dell'abbondanza, la prosperità, della pace, serenità, è il raggio oro rubino, l'arcangelo Uriel. Di conseguenza è anche un raggio che, di devozione, di idealismo, un idealismo più elevato a livello spirituale, diciamo anche per il servizio per la tua anima e per la missione, su questa incarnazione. E questo raggio, il raggio oro rubino, dona proprio la visione spirituale che aiuta a riconoscere l'amore divino anche nelle situazioni più complesse. Mentre Urano, che transita astrologicamente negli ultimi gradi del Toro, stimola proprio il desiderio di, diciamo, di cambiamento, cioè una sorta di insoddisfazione sempre latente, che forse a volte non è facile da riconoscere, ma si vuole sempre raggiungere di più la perfezione, amico della Vergine, però ricorda che la perfezione non esiste. Si può sempre anche migliorare, ma la perfezione chiaramente non esiste, e porta proprio un'innovazione in ambito filosofico, ma anche spirituale, la ricerca proprio di un qualcosa di superiore che nella materia densa della Terra chiaramente non si trovano. Esotericamente, Urano è associato al settimo raggio dell'alchimia divina, dell'ordine divino, alchimia spirituale sotto la direzione del maestro Saint Germain, quindi la fiamma viola, l'arcangelo Zadkiel, e questo raggio proprio ti spinge a rompere con il passato e a cercare una verità più profonda, innovando proprio la propria visione del tuo mondo e della spiritualità. Questo raggio sotto la direzione di Saint Germain, il settimo raggio, la fiamma viola, ci è stata appunto regalata dai maestri ascesi per avere un'evoluzione un po' più rapida,
e si può usare la fiamma viola proprio per trasmutare, dissolvere tutte le apparenze e il condono del karma e tante altre cose che ci possono essere veramente utili nella vita quotidiana, proprio per migliorare la nostra quotidianità, non solo la nostra, ma anche dei nostri cari. Ma se sei un operatore di luce più avanzato anche a livello della umanità. E ora passiamo alle tre tappe della mente di Mercurio. Mercurio stimola un po' la comunicazione, diciamo, intensa, dove si potranno rivelare proprio delle verità profonde. Il primo sarà Mercurio in Ariete, successivamente passa in Toro, dove ci sarà la comunicazione più, come dire, pacata, concreta, intenta ad avere una sicurezza, mentre il 10 maggio, diciamo, il 26 maggio entra in Gemelli, quindi anche qui sono un po', la mente diventa più acute, per questo le ho chiamate le tre tappe della mente. Mercurio in Ariete è una mente proprio molto rapida, veloce a prendere decisioni, mentre quando passa in Toro è un'intelligenza un po' più pacata, un po' più riflessiva, un po' più lenta, mentre quando entra in Gemelli è proprio una mente, diciamo, molto spumeggiante, frizzante e quindi porta non solo tutte queste cose, le tre tappe della mente a livello, diciamo, personale, ma anche a livello collettivo del pensiero collettivo. Quindi esotericamente, diciamo, Mercurio che è associato al quarto raggio bianco per l'ascensione, la liberazione, ti invita all'equilibrio tra la ragione e l'intuizione per manifestare un pensiero che si collega alla saggezza spirituale, quindi alla liberazione di tante cose che non servono più all'ascensione proprio spirituale e apporta anche un'intelligenza creativa, come dicevo prima, per trovare le soluzioni e ritrovare l'armonia nei conflitti. E ora passiamo a Marte nel segno del Leone. Marte, diciamo, porta l'energia della riflessione e dell'azione anche nascosta. Qui Marte lavora un po' dietro le quinte, risvegliando la necessità di confrontarsi proprio con la parte più profonda di te stesso. È un invito proprio a rilasciare energie bloccate e a rinnovare l'approccio alla vita. Esotericamente, Marte non è un pianeta sacro, ma è un pianeta legato all'azione e ti stimola il desiderio di liberarti dai vecchi schemi e di compiere azioni interiori che preparano il terreno per la crescita futura. Quindi sono prove da superare possono essere anche nei disagi della routine quotidiana, quindi con le persone che ti circondano, possono essere risolvere conflitti magari che prima erano latenti e ora vengono, diciamo, alla superficie proprio per essere risolti. Questa posizione suggerisce che il lavoro interiore è fondamentale per la manifestazione dei desideri nella realtà. E ora passiamo alle fasi lunari. Avremo un plenilunio su asse Toro-Scorpione il 12 maggio alle ore 18:56 a 22 gradi e 12. Quest'asse Toro-Scorpione che sollecita una riflessione profonda sul tuo equilibrio tra le risorse materiali e quelle emotive. Avremo l'influenza esotericamente parlando di Venere che è associato governatore planetario del Toro,
quindi un'energia, diciamo, addolcita, attraverso la scienza, la conoscenza, quindi attraverso l'introspezione e la ricerca della propria verità si può arrivare proprio alla guarigione, in quanto l'asse è complementare allo Scorpione, dove c'è Marte, il governatore planetario dello Scorpione. E questa polarità tra Venere e Marte, che addolcisce comunque molto anche Marte, perché Venere è un pianeta, diciamo, che riesce ad addolcire Marte. Sotto questa influenza potrei avere, amico della Vergine, un periodo perfetto per una missione animica legata diciamo, alla purificazione e alla trasformazione di questi vecchi modelli emotivi e materiali, portando proprio alla guarigione. Quindi una fase veramente molto importante. Avremo anche un novilunio in Gemelli il 27 maggio che si formerà alle 4:56 proprio di mattina, quindi all'inizio proprio della giornata del 27 maggio a 6 gradi e 4 in Gemelli. Questo novilunio in Gemelli ti invita a nuovi inizi nelle comunicazioni, ma anche nell'apprendimento. Il raggio 4 che è associato sempre a Mercurio, governatore planetario dei Gemelli, apporta questa intelligenza creativa dove va a trovare delle soluzioni per i conflitti e ritrovare anche l'armonia, quindi l'ascensione, la liberazione da vecchi schemi e promuove proprio questa integrazione tra la mente e il cuore, aiutandoti a intraprendere progetti che ti spingano ad esplorare proprio nuovi orizzonti mentali, ma anche sociali, oltre che spirituali. Maggio per te, amico della Vergine, è un mese di introspezione e crescita, dove le energie planetarie ti invitano a rinnovare le tue basi interne per espandere con successo la tua visione nel mondo esterno come missione animica dell'anima, ovvero la Luna, che è tuo governatore esoterico, ti invita a lavorare sulle emozioni, sull'inconscio, come abbiamo visto, come intreccio dell'oroscopo integrato. Ho fatto un piccolo mantra che magari ti può aiutare, amico della Vergine, che puoi ripetere in quanto affermazioni positive, in quanto noi sappiamo che la mente e il sentimento, quando sono costruttivi, per legge di attrazione noi attraiamo quello che pensiamo e sentiamo. Chiaramente se è distruttivo attireremo esattamente l'opposto di quello che pensiamo, ovviamente, come dire, e anche se hai timore o paura, tu ti attiri per legge di attrazione quello di cui tu temi apparirà nella tua realtà. Quindi tanto vale allenare proprio la mente non solo in maniera analitica, ma anche in maniera spirituale, in maniera che tanti pensieri disturbi, delle convinzioni limitanti che si è appreso, diciamo, nel percorso della vita, ci possono influenzare in maniera negativa. E il mantra è: con coraggio e saggezza esploro le profondità di me stesso, rinnovando la mia vita e le mie relazioni con amore e chiarezza. Con questo era tutto, amico della Vergine. Ti auguro un buon proseguimento e anche un grazie a tutti per aver partecipato a questo video. Eh, come ultimo messaggio ti invito a iscriverti al canale, a lasciare un like e a iscriverti al canale per non perderti le ultime notifiche. Non da meno mi piacerebbe
se tu commentassi se ti è piaciuto l'oroscopo integrato fra l'astrologico e quello esoterico, ovvero quelle energie che ti permettono, che puoi utilizzare per l'avanzamento nella tua crescita personale, ma anche spirituale. Quindi scrivi nei commenti il tuo pensiero, interagiremo insieme. Un arrivederci a presto da Caterina e un buon proseguimento a tutti. Ciao, a presto.